ultimo ha scritto la storia con il suo mega concerto a Tor Vergata intitolato La favola per sempre, record di incassi 250.000 persone, seguire questo incredibile evento, però in queste ultime ore stanno tenendo banco soprattutto le polemiche legate all'organizzazione. Io ero lì e quindi cercherò di raccontarvi la mia esperienza per fare un attimo chiarezza. Prima di addentrarmi nel discorso vi ricordo, qualora avesse piacere nel seguire i miei video, di iscrivervi al mio canale YouTube Daniele Forsinetti. Allora, partiamo dal presupposto che ognuno, secondo me, ha avuto un'esperienza personale diversa, un'esperienza soggettiva, nel senso che a livello di organizzazione anche dipendeva molto da dove ti eri posizionato, da quando hai iniziato ad andare via. Alcune persone hanno avuto dei disagi, per altre invece la situazione è filata tutta liscia e non hanno avuto nessun tipo di problema. Io ero nella parte davanti del pittuno, quindi non troppo distante dal palco, vedevo abbastanza bene. Per questo motivo vi racconterò quella che è stata la mia esperienza in generale e quali sono stati i punti a favore e i punti critici riguardo al mio posizionamento. Partiamo dal fatto che si parla molto di persone che sono entrate nel pittuno pur non avendone diritto perché avrebbero scavalcato o comunque sarebbero riuscite ad entrare nel pittuno anche avendo un altro biglietto. Io questa cosa non posso confermarla perché io, ripeto, essendo nella parte davanti non so chi sia entrato o meno, chi abbia avuto accesso a quella parte di pit, soprattutto chi c'era dietro, perché dietro c'era veramente una distesa incredibile. Io se mi voltavo vedevo solo pit 1, non vedevo il pit 3. Per questo motivo era praticamente impossibile pensare di andare a capire chi aveva il pit 1 o meno, perché alcuni potrebbero anche essersi tolto il bracciale, che so, proprio appositamente per entrare nel pit 1 ed evitare che gli dicessero delle cose. Quindi qui ci affidiamo semplicemente al racconto di persone che avrebbero visto altre persone scavalcare o comunque entrare in maniera illegittima all'interno del pit 1. Qui io non posso né confermare né smentire. Quel che è certo è che se fosse vero quanto accaduto, quello sarebbe una falla bella grossa, perché i controlli dovevano essere fatti, sono stati fatti all'inizio, ma neanche così tanto, perché essendo 250.000 persone era molto complicato controllare tutto. Infatti gli zaini non sono stati controllati se non a coloro che praticamente hanno ricevuto il suono del metal detector passando davanti all'apparecchio. Io personalmente non ho incontrato nessun problema nel raggiungere l'area evento. Ovviamente ho dovuto fare 5 km a piedi perché io sono andato con un autobus organizzato e quindi i 5 km a piedi sicuramente sono una bella distanza, però dobbiamo anche calcolare che 250.000 persone occupano già solo loro un'area estremamente estesa. Bisogna considerare poi che anche l'area intorno deve essere allargata, deve essere bloccata e quant'altro, e controllata, e per questo motivo è inevitabile che la distanza sia così ampia da percorrere a piedi. Forse avrebbero potuto organizzare qualche navetta in più proprio per gli autobus, ripeto, per quanto riguarda la mia esperienza personale, però non ho avuto problemi nel raggiungere l'area evento con il percorso indicato, con il tragitto che era già stato stabilito. C'erano dei cartelli, dei QR code continuamente. Poi comunque quando raggiungi un punto è abbastanza semplice perché vedi le altre persone che si dirigono verso una certa direzione e quindi puoi anche accodarti agli altri e bene o male l'area evento la raggiungi senza troppi problemi. Quindi secondo me sotto quel punto di vista l'organizzazione c'è stata ed è stata molto buona. Hanno pensato agli autobus, hanno pensato ai parcheggi, hanno pensato un po' a tutto. E ripeto, per me lamentarsi della distanza non ha senso. Poi è ovvio che ci sia anche chi ha problemi a raggiungere la meta e a fare determinati chilometri. C'erano anche le metro che comunque ti lasciavano sempre un paio di chilometri più o meno di distanza, 1,5 km mi sembra, 1,7 km, però non si può pretendere di andare ad un evento così e di non mettere in conto che si debba camminare per raggiungere il proprio pit o comunque l'area evento. Quello era inevitabile. Per quanto riguarda invece lo svolgimento all'interno, anche non ci sono stati particolari problemi, almeno nella mia zona non ci sono stati problemi. Forse avrebbero potuto gestire meglio il merchandising perché loro hanno fatto dei bracciali per il pagamento. Io ho caricato il bracciale, ho utilizzato quello, però a quanto pare poi alla fine con tante carte non potevano essere utilizzati. Molti si sono presentati nello stand del merchandising proprio per pagare con carta
e contanti alcuni sono stati rimbalzati e mandati a caricare il bracciale, altri invece sono stati accettati, quello che ho visto proprio sotto i miei occhi, e per questo motivo alla fine si è creata più coda di quella che doveva esserci, perché col bracciale bastava un semplice passaggio del bracciale per pagare, invece lì poi con i contanti le cose si cominciano un po' a complicare, con la carta meno, perché alla fine è molto simile al bracciale come modalità di pagamento. Con i contanti ovviamente, se c'è bisogno del resto e quant'altro, diventa sicuramente più complicato. Il problema principale però, secondo me, relativo all'organizzazione del concerto di Ultimo a Tor Vergata è stata l'uscita, come era prevedibile, perché se all'entrata tu hai aperto dalle 7, anzi è stata aperta praticamente dalla notte, neanche alle 7 poi l'area, se apri dalla notte, nell'arco di tutte quelle ore, delle 250.000 persone che devono entrare vengono scaglionate, c'è chi entra prima, chi entra dopo. All'uscita escono tutti insieme e c'erano praticamente soltanto due punti di uscita, che erano quelli di ingresso, cioè l'ingresso B-Ovest e l'ingresso Sud praticamente. Quindi lì si sono creati degli ingorghi pazzeschi, ma era ovviamente prevedibile anche quello, a livello di tempistiche era inevitabile che si facesse, che si perdesse molto tempo. Il problema principale non è stato tanto il tempo, perché, ripeto, non si può volare, non si può pretendere di scavalcare tutte quelle persone in un attimo senza perdere un secondo di tempo, è impossibile. Il vero problema è stato dopo, cioè una volta usciti dall'area evento, quando sicuramente si circolava molto di più, c'era un mare di persone nelle strade che non sapeva dove andare. Perché? Perché non avevano messo delle indicazioni e c'erano delle persone, degli addetti alla sicurezza, anche della polizia, che non sapevano nulla. La maggior parte delle persone a cui ho chiesto non sapeva dove mandarti, dove dovevi dirigerti se gli davi un punto di riferimento. Per carità, capisco tutto, però secondo me un minimo di preparazione, quantomeno riguardo alle vie in cui ci sono installati gli autobus, sulle metro e sui parcheggi, dal mio punto di vista ci doveva essere da parte di coloro che erano lì fuori a gestire il traffico e a far sì che tutto avvenisse nel rispetto delle regole e della sicurezza, secondo me. O comunque potevano mettere dei cartelli, così come è stato fatto un tragitto all'andata, potevano mettere anche un tragitto al ritorno, semplicemente bastava mettere l'indicazione del percorso a piedi, uno seguiva quel percorso e bene o male poi si orientava, quantomeno per allontanarsi dal mare di gente e recuperare la connessione, perché lì con tutte quelle persone ovviamente non funzionava internet, non funzionava la connessione. Io avevo la posizione salvata sul telefono del mio autobus e non potevo andare a trovare quella posizione, non potevo seguire un percorso perché non c'era internet, non funzionava internet, perché internet non prendeva, giustamente. Per questo secondo me almeno per i primi 2 chilometri circostanti l'area evento avrebbero dovuto mettere delle indicazioni più chiare per gli autobus, per le metro, un po' per tutto, perché le indicazioni c'erano all'uscita all'area evento, poi per il resto non c'era più niente. Fortunatamente i cartelli del tragitto a piedi c'erano per il verso opposto, cioè per l'andata, e quindi bene o male quando ne ho trovato qualcuno ho capito di essere sulla direzione giusta, però veramente è stata molto molto complicato, soprattutto perché con gli autobus c'è un tempo predeterminato, poi ovviamente ti aspettano perché sanno bene che è molto complicato riuscire a rientrare all'interno di quel tempo prestabilito, vista la mole di persone che circolava. Però se vai da tutt'altra parte poi devi farti il doppio del tragitto, se sono 5 km poi rischi di fartene 10 o comunque qualcuno in più e diventa molto molto complicato. Ho letto anche di chi si è lamentato della metro, delle navette che passavano ogni 15-20 minuti, quindi non un lasso di tempo così breve. Ho letto molte cose, io su queste non ho conferme e ci atteniamo sempre a quello che riporta la gente, che immagino comunque dica la verità, perché se lo dice solo una persona, insomma, non è proprio attendibile, ma se lo dicono più persone è molto probabile che sia così. Però anche sotto quel punto di vista probabilmente si poteva fare di più, ma voglio dire che questa era la prima volta che Roma, in questo caso perché comunque l'evento si è svolto a Roma, si trova a gestire un evento del genere con 250.000 persone. Per me non va visto tutto bianco o tutto nero, io parlo ovviamente solo dell'organizzazione al di là del concerto, perché qui si parla soprattutto dell'organizzazione che sta tenendo banco in queste ore. Non va visto tutto bianco o tutto nero, nel senso che ci sono state cose molto positive a livello di organizzazione, come ho già detto per il percorso di andata,
secondo me non ci sono stati particolari problemi. Poi è logico che si creino delle code, che uno debba stare sotto al sole. Questo succede in tutti i concerti. Se c'è qualcuno che si è lamentato delle code, del fatto di essere rimasto per tanto tempo sotto al sole, vuol dire che non è mai stato ad un concerto. In tutti i concerti ci sono delle code e si fanno le code, si fanno le file e ci sono questo tipo di disagi. Poi ovvio che il deflusso esterno era completamente diverso, quindi le cose positive ci sono state, così come ci sono state le cose negative. Bisogna avere un equilibrio nel tracciare un giudizio, dal mio punto di vista, tenendo sempre presente che l'esperienza è soggettiva, perché magari per qualcuno che la descrive come un'esperienza orrenda dal punto di vista dell'organizzazione, probabilmente gli è andato tutto male, potrebbe anche essere così. Però c'è anche chi invece è andato tutto bene e non ha avuto alcun problema, perché ho letto anche commenti molto positivi. Per questo secondo me c'è bisogno di una via di mezzo. Si poteva fare di più, certamente, però era anche il primo evento di questa portata. Non so se ce ne saranno altri, perché comunque l'area è probabile che sarà destinata ancora a dei concerti, a degli eventi del genere, ma non perché ci sono state 250.000 persone per ultimo, poi ce ne dovranno essere anche per altri artisti. È possibile, anzi è probabile che dopo questo maxi evento magari quell'area venga utilizzata per eventi comunque con una capienza un po' più ridotta, magari 80.000, 100.000, anche 150.000 persone, ma non per forza si dovrà raggiungere quella soglia dei 250.000. Poi un altro aspetto, ho letto molte critiche su Ultimo, nei confronti di Ultimo, che ha fatto questa roba per il suo ego, per allietare il suo ego e per battere un record. Allora, l'ego sproporzionato ce l'hanno tutti gli artisti, chi più, chi meno, perché altrimenti non stai lì sul palco a prenderti gli applausi del pubblico, a caricarti con il pubblico e quant'altro. L'ego ce l'hanno tutti, chi più, chi meno. Pensiamo un attimo, perché poi ho letto anche del fatto che Ultimo avrebbe dovuto o potuto fare più date anziché ammassare 250.000 persone tutte in una sera, per rendere lo spettacolo più godibile a tutte le persone. Avrebbe potuto farlo, è una scelta sua. Però se lui ha chiesto questa cosa, lui non deve occuparsi di sicurezza. Poi è logico che deve pensare anche alla sicurezza dei fan, però io ritengo anche che se lui ha fatto questa proposta, poi c'è chi si occupa effettivamente di valutare se è fattibile o meno. Hanno valutato che era fattibile, hanno deciso che era fattibile e si è fatto. E la cosa importante era che nessuno si facesse male, infatti nessuno si è fatto male. Vasco Rossi doveva fare in teoria un concerto con 500.000 di persone, 500.000 persone, e l'area poteva essere proprio la stessa di Tor Vergata, anche perché non c'erano altri spazi a Roma o in Italia, se non sbaglio, capaci di ospitare 500.000 persone. Non gliel'hanno fatto fare e lui ha ripiegato negli stadi, dicendo ovviamente che per la sicurezza, per la godibilità dello spettacolo. Io anche qui penso, non andando né contro Vasco né contro Ultimo, contro nessuno, semplicemente che Ultimo ha fatto una proposta, è stata valutata, è stata accettata perché probabilmente hanno ritenuto possibile gestire 250.000 persone e in parte ci sono riusciti. 500.000 persone invece probabilmente hanno ritenuto impossibile gestirle perché erano il doppio. Vasco Rossi con il suo staff hanno deciso di fare 10 concerti allo Stadio Olimpico anziché uno solo maxi con 500.000 persone. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forzinet. Ciao a tutti.